Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello, un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Il Milan a 360 gradi. Ogni pomeriggio vi aspettiamo al talk di Radio Rossonera. Approfondimenti, dichiarazioni, ospiti, per essere sempre informati su tutto il mondo rossonero, in compagnia di Simone Cristao, Beatrice Sarti ed Enrico Boiani. Appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17, solo su Radio Rossonera. Fai pubblicità su Radio Rossonera e raggiungi un pubblico di oltre 30 milioni di tifosi al mese tra dirette, social, podcast e news H24. Non solo la tradizionale pubblicità tabellare, ma campagne personalizzate. Dagli spot che realizziamo direttamente noi per i clienti, alle citazioni nel corso delle trasmissioni, fino alla pubblicazione di articoli redazionali dedicati sul sito e l'app di Radio Rossonera e all'attività di coinvolgimento sui social. Cosa aspetti? Entra a far parte della famiglia di Radio Rossonera e condividi la tua passione con milioni di tifosi come te. Per qualsiasi info scrivi a edoardo.maturo@radiorossonera.it. Radio Rossonera, la voce dei tifosi rossoneri. Benvenuto a Lunch Press, con trasmissione di Edoardo Maturo. No! Te ne intendi di ippica? Sei intenditore di ippica. Fotografia, cortomuso. Cortomuso. Ma non ve lo faccio perché sennò sarà un motivo. Ho detto che questa trasmissione è veramente diventata trasmissione. Veramente. Ciao. Eccoci raga, oggi di freddissima, siamo di corsa perché abbiamo Tireremo in barca subito? Minuti, no, 58 minuti e dobbiamo fare i nomi di tutti i nuovi acquisti del Milan, quindi bene, Leo, ciao. ritmo serrato, Sigla. È già finita la trasmissione perché da ieri nessun nuovo acquisto, in più ci girano le balle perché non userei un altro giro di parole. Inter su Lookman, anzi mi sembra anche apparecchiato. Noi su Estupinian. Sì, cosa c'è di sigla? Grazie. Una brutta cosa, brutta cosa, andiamo a casa. L'irreprensibile Stupinian. No, Terracciano. Ma Terracciano ha firmato per fare un downgrade anche in porta, così dato che è l'anno del 2 downgrade. anni, ha firmato per 1 2 più anni, 1. quindi Dai, Edo, risparmiamo più o meno 400-500 mila euro. Evviva! No, adesso però, raga, su Estupinian adesso Leo lo dà così per fatto, No, ma non è vero. ci sono il Real, il Manchester City, insomma, sì, bisogna la il Brighton concorrenza è stesso agguerrita. che te lo deve vendere, no? Sai che non è che sai com'è. Basta, non ne possiamo più, io anche non ce perché, la faccio raga, le notizie che arrivano da Milano, che qualcuno giustamente fa riferimento, con una bella bufera sulla giunta di Milano, eccetera eccetera, potrebbero avere un impatto sullo stadio, il che potrebbe avere un impatto su la possibilità di vendere di Redbird, il che potrebbe avere un impatto su di noi che ci cucchiamo questi qua per altri chissà quanti anni. Io non ne posso più. Sì, no, io non ne posso, sono pieno. Sai, tipo quando vai a cena dalla nonna, che ti porta la parmigiana, la pasta fredda, poi arriva non ne posso, non ce la faccio più, sono pieno. Ecco, noi siamo alla parmigiana, però cioè il problema è che sono già pieno alla parmigiana, figuriamoci arriverà la torta. Mamma mia, ragazzi, Margherita. mamma mia. È uscita ieri un'intervista di Modric in cui dice basta mediocrità. Quanto tempo ci metterà Modric a maledirsi per la scelta di essere venuto al Milan? Alla Leo? prima triangolazione con Bondo e a lanciare Terracciano sulla sinistra, secondo me lo capisce subito. Siamo il Torino di Milano. Non è brutta, Roberto, questa definizione. Flavio, so che tu ti vuoi abbonare perché io ti leggo questo messaggio, quindi so che tu ti abbonerai.
Sì, ma la nonna ci portava la parmigiana, questi ci portano Archie Brown, neanche, tra l'altro. No, c'è un altro Brown tra l'altro, che potrebbe... Filtro su Transfermarkt, filtro sui sistemi che usano, vero, Brown. Sono Nathaniel Brown dell'Eintracht. Brown. Sì. Promessa del calcio mondiale. Sarà Rowenta, come finiti tutti i Brown ci butteremo. Ha un'altra promessa del calcio mondiale, un altro 18enne in rampa di lancio, Edo no, in realtà, perché per esempio Stupignan, ne parlavamo pochi minuti fa, è un classe 98. Non avevo mai pensato che in una trasmissione avremmo parlato di Stupignan. No, sì. Giuro. Neanche di Pubil, neanche di Brown, neanche di Terracciano, ce ne sono un po' di nomi che non avremmo mai voluto dire. Ma ragazzi, mamma. Esatto, e vediamo, perché Milan proverà anche per Stupignan, comunque uno dei nomi in questo momento in pole position. Sì, tra l'altro, scusa, Due comunque non riusciamo ad arrivarci, è il fratello scarso del Paris Saint-Germain. Il nuovo Brown è il fratello scarso di Charlie? No, non è, meno male, a parte che è Archibald, ma no, meno male, almeno quello. Non è il fratello. Siamo forti sulla punta del bito. E raga, sulle punte poi va bene, ma ieri Edo dicevo che per la punta mi hanno ridotto così male loro look, ma io sono arrivato a pensare che la soluzione migliore davanti per il Milan sia Vlahovic ad agosto. Non sto scherzando. No, non sto scherzando. Che arrivavamo lì, ma lo sapevo. C'è qualcuno di meglio? Allora, qual è il punto, Leo? Sai qual è il punto? Che l'Inter, quando va e prova a prendere Lookman, poi dopo magari non ce la fa, perché tra l'altro l'Atalanta ha appena venduto anche Reteghi, eccetera, magari non ce la fa, però l'ambizione è quella, cioè l'Inter vuole andare e fare mette pressione al Napoli, anche perché il Napoli, la squadra che ha fatto, ragazzi, io penso che non ci siano rivali l'anno prossimo per lo scudetto, però l'Inter, quella è l'ambizione, ok? Il Milan, cazzo, ma anche a livello di nomi, raga, ma Pitbull, ma Charlie Brown, ma dopo dici ci facciamo prendere per il culo. Sul Napoli, Edo, hai perfettamente ragione. Il Napoli sta facendo un mercato incredibile, il mercato che il Milan avrebbe dovuto fare dopo lo scudetto. Bravo, perché il Napoli sì che sta prendendo un ciclo. Noi invece l'abbiamo distrutto. Ma il Napoli ne prende uno per ruolo forte, ragazzi. De Bruyne a centrocampo, Beukema in difesa. Comunque Beukema sono 30 milioni, viene da 2 stagioni eccezionali. Davanti ha preso Lucca. Noah Lang e sta trattando forte per Ndoye. Ragazzi, questo è mega. 5 giocatori forti, si tirano fuori i soldi. La Juve è andata e si è presa David, ci sta provando per Osimhen, magari non ci riuscirà anche lì, però il Milan per chi sta provando? Pubil e Stupignan, Brown. È il punto, ragazzi. Sì. Milan ha già fatto 100 milioni di cessioni, perché Reinders, perché Kalulu, perché Teo. Ragazzi, l'anno scorso è andata malissimo, l'amministratore delegato ci ha detto quest'anno è stato fallimentare, l'anno prossimo ci vogliamo riscattare. Stiamo andando molto male, Leo, stiamo andando molto male, perché in ogni caso, anche nella migliore delle ipotesi, Leo, il Milan riuscirà a consegnare la squadra al mister a ridosso della stagione, e abbiamo perso, cioè tutti gli anni lo stesso errore, ma possibile? Sembrano mio figlio, devi sapere, qualche anno fa ha dimenticato il dito dentro il cancello e se l'è mozzato, no? Mi ricordo. E uno dice, vabbè, anche il dottore ha detto, vedrete che non lo farà mai più adesso questa cosa. E lei ogni volta che vede il cancello è uscito dopo una settimana, no? Lui va così, no? Cerca i cancelli e cazzo sembra il Milan, no? Ma che poi Teo Hernandez da quanti mesi si sapeva, Edo, che il Milan l'avrebbe venduto? È questo che ti gira alle palle, Leo, perché la programmazione... Donnarumma, quando hai deciso di lasciare Donnarumma a 0, tu avevi già Maignan. Adesso no. Grazie Flavio che ha risposto alla mia richiesta. Grazie mille Flavio, benvenuto nel club dei migliori. Simone, un altro nostro abbonato, ci scrive loro aprono un ciclo, noi siamo in andropausa. Noi è finito il ciclo, è vero. Sì, meno pausa, più che andropausa, però chi è che l'ha detto? Giusto, ci sta, Simone, ci sta. Sì. E questa roba dello stadio, Leo, rischia veramente di pesare per chissà quanti anni a venire. Ieri non c'eri, ma abbiamo fatto un bel discorso sul fatto di chi viene
sono entrati molti fondi nel ciclismo, ok? Ma le squadre parlano prevalentemente italiano. Perché? Perché i fondi sono arrivati e a gestire la squadra, a gestire il lato sportivo, il lato tecnico, hanno lasciato chi quel lavoro lo sa fare. Chi quel lavoro lo sa fare. Come l'Inter in realtà, era lasciato Marotta. Bravissimo, infatti abbiamo fatto l'esempio dell'Inter. Il Milan è andato a prendere Tare ed è giusta come mossa, ma se poi non lo metti nelle condizioni è una foglia di fico. Quindi Tare, Leo, è una foglia di fico o è venuto a fare veramente il DS? No, ma Tare proverà e sta provando a fare il DS. Modric è roba sua, cioè è andato lui a prenderlo. Sì, ma Leo a zero. Sì, a zero. Ma infatti se tu non gli dai... Infatti Modric, scusa, lui cosa dice? Mi ha colpito il fatto, la customizzazione dell'offerta. Cioè, Tare che prende e va in Croazia a presentare il progetto. Quello è Tare. Però deve portare a casa uno con zero. Se già iniziano a essere in 10, 12, Leo, è un problema. No, è un problema, sai perché, Edo? Perché l'attesa per ogni rilancio dell'offerta è troppo lenta. Guarda Yashari, siamo ancora fermi. Tu a Yashari, dopo che ti rifiutano 32,5 più 5,5, Edo, tu gli dici o io offro quasi 40, 35 più 5 e me lo porto a casa subito, o mollo. E invece siamo ancora lì in attesa di cosa in attesa, che è il 20 di luglio ormai. E no, non penso che Tare sia complice. Tare sta provando a fare il suo lavoro, non glielo fanno fare. La nostra paura, Edo, quando l'abbiamo detto complice lì, del resto o metti in chiaro le cose subito, Leo, quando si prendono gli accordi, oppure tu entri in una macchina che è già avviata. Sì, e poi siamo alla megalomania di ogni cosa cioè mettere nei comunicati risponderà. Io spero solo questa roba qui, cioè no, Tare adesso non si dimetterà, ma se davvero erano state promesse delle cose, no? Soprattutto a livello di modus operandi, eccetera eccetera, poi non sono state rispettate, io spero che lui, Allegri, chi lo dica. di dovere si dimetta, Esatto. si dimetta, ne tragga le conclusioni. Intanto se possiamo andare intanto da Tossani, perché intanto stiamo per andare in tournée, Leo, cioè esatto. Tra l'altro invito ovviamente ad abbonarsi. Come fa a non essere abbonato alla Radio Rossonera? Gesù di Nazareth, che ieri dice ho aperto il talk, ho visto Leonardo Menini, mi sembrava un sogno, un brutto sogno, confermo, era un tuo sogno, ma dice adesso ci scrive: Tare voleva Xhaka, se gli avessero fatto fare il suo lavoro Tare si sarebbe portato a casa Xhaka. Ma dato che il Milan non è una squadra di calcio ad oggi, ma è un progetto economico, Xhaka non era un'operazione che conveniva dal punto di vista finanziario, di conseguenza Milan non farà Xhaka. Anche lui è direzione Arabia. Ma che dimettono Edo 15 milioni motivi per rimanere attaccato alla sedia a Allegri. Però voi ragazzi pensate che Allegri fuori dal Milan non abbia offerte o possibilità? Dai, non l'ha fatto per i soldi Allegri sicuro l'ha fatto per il progetto. Già Tare dici era fuori da 3 anni, Leo, dal giro, però Allegri ragazzi non è che ha problemi non è di collocamento, non sei iscritto a Indeed. Ma ragazzi, ci dicono che abbiamo in collegamento finalmente Michele Tossani. Ciao Mick. Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Il nostro esperto lo leggete sul Corriere, sul New York Times, soprattutto sulla gabbia di Orrico, ragazzi, mi raccomando. Come stai, Mick? Bene, via. La stagione non finisce mai, non ho capito se il mondiale per club era l'ultimo appuntamento della vecchia stagione e l'inizio della nuova, visto che qualcuno si è già presentato con giocatori nuovi, allenatori nuovi. Per le squadre sudamericane è stato la fine della vecchia, mentre per quelle europee l'inizio della nuova. Proprio tecnicamente è andata così, ma non lo so, non un gran torneo, Mick, al di là dei soldi messi a disposizione, a livello un po', no? No, a me non è dispiaciuto. Certo dovrà essere perfezionato sotto tanti aspetti. Intanto trovare una location, come si dice in gergo, adeguata, perché comunque faceva tanto caldo, l'umidità, i terreni, perché questo è passato in secondo piano, ma qualche allenatore si è lamentato, cioè i campi da gioco erano impraticabili, la palla non rimbalzava. Questo è un altro fattore. E poi magari sistemare qualcosa a livello di squadre, magari qualche squadra europea in più, insomma portare magari il Milan, il Manchester United, il Barcellona, queste squadre qui. Allora a quel punto la competizione avrebbe un altro senso. Poi bisogna vedere però
quanto durerà, perché per ora è stata tenuta su dai soldi dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita ha questo progetto 2030, bisogna vedere se dopo il 2030 continueranno a investire. Questa è una bella domanda, sicuramente noi non ci strapperemo le vesti, Mick. No, anche perché stanno portando via tanti giocatori, ultimo Reteghi, alcuni anche importanti, cioè per il campionato italiano e non solo, quindi questa storia dell'Arabia, prima o poi qualcuno o la prova a fermare o ci sarà un'emorragia. Ma il ridimensionamento del campionato italiano, diciamo, no, a prescindere da era questo. già iniziato. Esatto. Mick, venendo a noi, allora, purtroppo io partirei dalle notizie liete, ce ne poche, attacchiamoci a quelle. L'arrivo di Luka Modric. Mick, io sono convinto che il ragazzo ha la testa giusta, le giuste motivazioni, non è Kylie Walker per intenderci. Lo stesso Ancelotti ha detto che l'anno scorso non ha saltato un allenamento, le partite le ha giocate praticamente tutte. Come valuti questo acquisto da parte del Milan? Perché il tifo su questo è diviso, qualcuno dice è in età pensionabile, qualcun altro invece con me è un po' più contento. E dove giocherà Mick? Mezzala? Quante partite giocherà anche secondo te? Tutte 38? Non credo perché non credo che abbia l'autonomia per giocare. D'altra parte anche a Real Madrid Ancelotti è stato generoso, le ha giocate quasi tutte. Sì, ne ha giocate diverse, ha fatto parecchie presenze, però se guardiamo i minuti complessivi chiaramente un giocatore di 39 anni, 40 non 40 a settembre appunto, quindi 40 appena iniziato il campionato, non è che gli puoi chiedere di essere sempre presente, però teniamo conto purtroppo, per fortuna, dipende da come si guarda il bicchiere, la situazione, che come abbiamo detto il campionato italiano non è più quello dei tempi andati, quindi giocatori che sono in avanti con gli anni o giocatori anche, questo non è il caso di Modric ovviamente, che magari da altre parti hanno fatto fatica o non erano più considerati dei pilastri. Pensiamo a Lukaku, Lukaku quando è stato ceduto e venne in Italia il Manchester United, i tifosi stapparono le bottiglie di champagne, però qui fanno ancora la differenza, quindi secondo me Modric, anche camminando in un campionato dove c'è meno intensità come quello italiano, può fare ancora la differenza, soprattutto in una squadra come penso la voglia costruire Allegri, che difenderà con un blocco medio-basso, se non basso, e avrà bisogno di uno, e questo è proprio il croato, che con un lancio di 40 metri possa mettere in porta Leao e i vari contropiedisti della squadra. Prima parlavamo di Xhaka, che poteva essere effettivamente da diversi punti di vista il profilo buono per il Milan, però poi vorrei anche un tuo giudizio, Mick, su Yashari, perché è stato il miglior giocatore della passata stagione della Jupiler League. Il Milan ha fatto un'offerta importante soprattutto per quelli che sono gli standard. Il Bruges fa muro. Se vale quei soldi lì, ma soprattutto se fa bene il Milan a impuntarsi su Yashari o dovrebbe andare su altri, viste le difficoltà, su altri obiettivi. Ma impuntarsi secondo me non fa mai troppo bene, anche per un semplice fatto che poi crescono le pressioni sul ragazzo per far bene, visto che la società ha insistito su di lui, ma non credo che si impunteranno. Teniamo conto che ormai da diversi anni il mercato è dilatato, dura 3 mesi praticamente, quindi mentre prima le trattative dovevano essere svolte in un lampo, quindi se la preda, diciamo così, non si faceva catturare, usiamo questa metafora, la si lasciava andare velocemente, adesso si può stare anche 15 giorni dietro a un giocatore e al suo entourage, perché poi il problema è anche questo, cioè non è più andare lì, trattare con la società e trattare col giocatore, c'è da trattare col procuratore, da trattare la buona uscita del giocatore con la squadra, da trattare la commissione, la famiglia ormai. Tra l'altro pare che Reteghi si sia un po' rallentata la trattativa, proprio perché a trattativa in corso il padre è intervenuto chiedendo guarda tutta la querel di Leao, ti ricordi, Edo? Sì. Poi le famiglie hanno ovviamente sempre un peso importante, però soprattutto per i giocatori sudamericani. Ora anche Retegui è italo-argentino, ma comunque è sudamericano di formazione, e sappiamo insomma i padri dei giocatori brasiliani, li abbiamo visti anche al Milan, hanno un certo peso, anche perché spesso
ora non è il caso di Retegui, ma in passato i giocatori che venivano dal Sud America, c'era anche la questione della proprietà del cartellino. Sì, che era c'è stato un periodo in cui una quota del club e una quota di società private, di management. Esatto, o della famiglia stessa in alcuni casi. Sì. Per il ruolo, ecco perché mi avete chiesto del ruolo di Modric, questa è una bella domanda, secondo me è quella più interessante, perché verrebbe da dire naturalmente di piazzarlo davanti alla difesa, però sappiamo che Allegri davanti alla difesa predilige dei giocatori più fisici che possano dare una mano in fase difensiva, quindi non è scontato secondo me che giochi lì, ed è invece plausibile pensare che lo possa utilizzare da mezzala, detto che mi immagino un centrocampo a 3 comunque molto fluido, cioè Ricci farà il vertice basso. Potrebbe essere, così come il terzo centrocampista non escluderei, ammesso che si possa parlare di titolari nel calcio di oggi, ma comunque diciamo un rilancio di Loftus-Cheek, che secondo me ha le caratteristiche del centrocampista di Allegri. E Fofana invece, Mick, resta sul centrocampo, perché Fofana ha dimostrato di poter giocare molto bene a 2, che però come ben sai è un centrocampo completamente diverso da un centrocampo a 3. Secondo te è più mezzala o più vertice basso Fofana? Perché io qui ho un grosso dubbio. Secondo me è più una mezzala, ma può fare anche il vertice basso, e potrebbe essere lui il vertice basso più difensivo che Allegri può schierare o vuole schierare davanti alla difesa. Cioè Fofana basso con Modric e Ricci ai lati, dici? Potrebbe essere una soluzione, in alcune partite almeno potrebbe essere una soluzione. Non c'è una soluzione unica, perché comunque sia alla fine di partite si giocano tante partite e quindi non c'è più una formazione, c'è qualche titolare, ma non è più come prima ci sono 11 titolari, no? Però secondo me un centrocampo del genere avrebbe senso, perché comunque Ricci è un giocatore che si butta anche, l'abbiamo visto nel Toro di Vanoli, comunque uno che va a riempire l'altra area se c'è necessità, e Modric si può muovere magari in maniera limitata, però insomma lui fa correre la palla, e Fofana comunque quel tipo di apporto difensivo davanti alla difesa secondo me lo può dare benissimo, non ha bisogno Allegri di uno che faccia tanto girare palla, insomma, senza tornare all'epoca dei babilonesi del primo Allegri a Milano, ma insomma anche Locatelli lui non gli chiedeva di fare tanto gioco, lo metteva davanti alla difesa più che altro a protezione della difesa della Juve. Spostandoci invece davanti, in questo momento pare che l'obiettivo non è una roba di pochissimi giorni, però pare che il Milan sia interessato a Vlahovic. Mick è un giocatore da Milan, soprattutto per il fatto che ha bisogno, insomma, dall'esperienza un po' deludente, anzi molto deludente, da cui arriva dalla Juve. Sì, il problema di Vlahovic secondo me rimane che lui non è un centravanti, comunque è un giocatore che si trova meglio se può giocare con un altro attaccante a fianco, come fa tendenzialmente, anche se è un calcio completamente diverso, con la nazionale della Serbia. Però Allegri sa che giocatore è sicuramente un giocatore più di transizione, di contropiede rispetto agli altri attaccanti che c'erano anche alla Juventus. Non è un giocatore che può giocare spalla alla porta, cioè fa fatica a spalla alla porta, anche perché spesso viene anticipato, però in una squadra che secondo me si difenderà con un blocco medio-basso, magari presserà ma solo nella fase iniziale, come faceva appunto la Juve di Allegri, e che poi avrà tanto campo da risalire, perché no, Vlahovic e Leao, con Leao largo, Vlahovic da una parte e magari Pulisic dall'altra, secondo me è un tridente che ci può stare. Mick, arrivo alle fasce, però faccio un discorso un po' più ampio, nel senso che il Milan perde Reinders e Teo Hernandez e sembra voler reinvestire, per quanto riguarda il ruolo di terzino, che Milan ha bisogno sia a destra che a sinistra, pochi milioni. Ora, i nomi che sono usciti, Mick, sono di milioni. Sì, no, esatto, milioni, ma sono di medio-basso livello, oserei dire, da Archie Brown, passando per Pubil, passando per Estupiñán, eccetera, eccetera. Io ti chiedo questo, la sensazione che hai sul mercato del Milan per quanto riguarda i terzini, perché io ho l'impressione che si stia andando completamente a tentoni, quando già la cessione di Teo Hernandez si sapeva qualche mese fa che si sarebbe fatta, e soprattutto che tipo di caratteristiche dovrebbero avere i terzini di Allegri, perché i nomi che si sono fatti sono terzini completamente diversi l'uno dall'altro, terzini di gamba, terzini più difensivi. Tu cosa ne pensi? Ma io credo che sia stata fatta una scelta nelle segrete stanze
con l'allenatore e il direttore sportivo abbiamo questo budget, abbiamo questi ruoli da coprire, ok, dove mettiamo più soldi, dove ne mettiamo meno. E probabilmente Allegri ha detto compriamo un centravanti che mi serve e che abbia le caratteristiche di fare il mio gioco. Se dobbiamo risparmiamo sui terzini, ci sono tanti nomi, non sono dei fenomeni, nessuno è Teo Hernandez, nessuno è Kyle Walker giovane, diciamo di 5, 6, 7, 8 anni fa, però lì ci possiamo accontentare di figure minori perché i soldi grossi li dobbiamo investire in mezzo al campo e davanti. Quindi un ridimensionamento. È la versione più verosimile. È un ridimensionamento però. Vabbè, rispetto a Teo Hernandez sì, però se il budget è quello e hai diversi ruoli da coprire, devi gestire un po' i soldi, no? È come se vai a fare la spesa e puoi comprare, c'hai un certo budget, qualcosa la compri, rinunci a qualcosa, il caviale non lo compri, compri qualcos'altro e ti arrangi un po' come puoi. No, su questo mica ha ragione, una questione di equilibrio, se tiri la coperta da una parte ovviamente. Però ad oggi, Mick, giovedì 17 luglio, si può dire che questo Milan, che l'anno scorso è arrivato ottavo, è più scarso inferiore addirittura di quel Milan ottavo? Però la rosa non è completata ancora, cioè vediamo ad oggi, fotografia ad oggi. Ad oggi sì, perché mancano dei tasselli che l'anno scorso avevi. L'anno scorso avevi dei giocatori anche importanti, Teo Hernandez e Reinders su tutti, quest'anno però li hai persi, quindi per ora sei un po' ridimensionato, ci vuole un colpo di coda. Ripeto, secondo me Allegri avrà detto investiamo magari meno sui terzini, basta che sappiano difendere. Io credo che punteranno su terzini che sappiano soprattutto difendere, e investiamo di più dalla metà campo in su, perché è lì che mi servono giocatori. Insomma, ci aspetta un gioco spumeggiante per dire una stagione la The Mask. Ma Mick, grazie mille, ci sei mancato, non pensare che ti lasciamo fare le vacanze in pace. Va bene, va benissimo, grazie a voi, alla prossima. Ciao Mick, un abbraccio. Ciao. Così abbiamo classica mezz'ora per le vostre telefonate, sottratte già i 5 minuti di Antonio Porro, perché quelli devo dire che mica ogni volta c'è qualità, giudizi, pacatezza eccetera, non so perché venga Lunchpress, però questo vedo bello. Sì, l'armadio, hai ragione, mi sono dimenticato di dirgli dell'armadio, ma recupereremo settimana prossima. E quindi niente, gli chiederemo perché si vuole rovinare la sua carriera giornalistica così sfavillante e doveva venire in trasmissione a Lunchpress, però questo è un altro discorso. Apriamo le telefonate. Siamo fuori dal fair play finanziario, come dice Marco, abbiamo le casse piene di soldi, perché abbiamo detto il Milan le eccezioni le ha fatte. È arrivato Ricci che tutto sommato hai pagato poco, Modric che non l'hai pagato. È vero, come dice Mica, adesso sei più scarso, ma non è finita la squadra. Ho capito, cosa stiamo aspettando? No, ma poi ti dirò di più, Edo, cioè il problema è proprio quello che dici tu, cioè guarda il Napoli cosa ha fatto, guarda l'Inter cosa sta facendo, guarda le altre squadre cosa stanno facendo, tu sei l'unica che di fatto si sta un po' ridimensionando. E attenzione però, non usiamo la scusa del siamo arrivati ottavi, non mi interessa che siamo arrivati ottavi per delle colpe precise, con una rosa che devi fare più degli altri, però Leo, esatto, quindi tu hai una rosa che abbastanza incontrovertibilmente è buona e può arrivare nei 4 posti, tu la devi puntellare, non puoi ricostruire da zero ogni volta, Edo, perché ogni mercato noi ne facciamo uscire 10, ne compriamo 10 e l'anno dopo uguale, perché siamo diventati il Chievo Verona. Leo, ciao, come ti chiami? Ragazzi, buon pomeriggio, sono Andrea da Collegno. Ciao Andrea, ciao. Allora, sono qua sul lavoro, approfitto visto che non ho clienti perché mi avvi un attimo, dirvi un po' la mia. Vabbè, avendo la caffetteria è così. Allora, il concetto è questo, io li stavo un attimino ascoltando, qua siamo sempre alla solita di sinfonia, nel senso che abbiamo capito che questi hanno il braccino corto e tirano la coperta da una parte, si allunga dall'altra, e questi non vogliono fare quello che devono fare, questo l'abbiamo capito, è inutile che ci giriamo intorno perché è così. Io però dico una cosa, no? Invece, visto che la situazione è questa, e abbiamo portato a casa dei centrocampisti che secondo me possono essere utili, Saelemaekers, lo stesso Pobega e anche Bennacer, che tanto criticato non capisco. Verranno svenduti, Pobega e Bennacer verranno svenduti. E questo mi dispiace molto, perché secondo me Bennacer, recuperato mentalmente, è un giocatore straordinario, rimane la mia opinione. Però Bennacer lo capisco, perché magari dal punto di vista fisico dici non mi dà le garanzie.
quella cosa ci può stare. Però io ho sentito di un Milan che starebbe cercando di vendere in tutti i modi possibili Pobega. Io veramente Pobega questa cosa al non la Bologna capisco. anche? Sì, ma a 6 milioni, ma ragazzi, ma di che parliamo? Ma perché gli altri li pagano tutti e noi invece sempre svendiamo? Perché ragazzi, questa è un'azienda che non sta funzionando come si deve, i motivi possono essere 1100, non lo sappiamo. Io dico solo una cosa, secondo me se si tiene Bennacer, hai riportato a casa Adli, che secondo me è un altro giocatore che potrebbe dare tanto con Allegri, perché Allegri su questo punto di vista è il numero uno sia mentalmente che a livello di gestione, ma puntiamo su Vlahovic. Ma se questi non vogliono spendere neanche su cartelline sull'ingaggio, ragazzi, diciamo sempre le stesse cose. Sì. Facciamo questo investimento, andiamo a prendere questo ragazzo che vuol cambiare aria, un attaccante che ti dà la svolta davanti, ma non ci sarebbe neanche da pensare un minuto andare a prendere Vlahovic, ma subito ci va a prendere in scadenza di contratto. Ma ragazzi, veramente questi proprio, ogni scusa è buona, e il procuratore vuole troppi soldi, e l'ingaggio è troppo alto, e il cartellino costa troppo. Qual è la soluzione? Non c'è mai. Tra l'altro, per arrivare a Vlahovic, che a me non piace, spero di no, ma dal punto di vista del cartellino siamo lontanissimi a meno che lui, però siamo sui 20, a meno 25. che lui non si libera, e a livello di cartellino siamo lontanissimi, perché lui ne guadagna 12, Milan vabbè, sul cartellino lascia stare, perché lui prende questa cifra perché è l'ultimo anno di contratto, lui aveva uno stipendio a salire, ma secondo me se gli fai un ingaggio a 6 più bonus per 5 anni, Vlahovic domani mattina è Milanello, ma questo te lo dico per certo, questo sicuro. Solo che se non vogliono spendere manco questi soldi, ragazzi, e allora ci rassegniamo un'altra stagione fatta di delusioni. Mi spiace per i tifosi che non è un'altra stagione, perché con questi problemi sullo stadio qua, altro che prossima stagione. Spiace per i tifosi, come ha detto chissà quante. Grazie Andrea. Grazie, ragazzi, Andrea, ti abbracciamo. Bene. Buone vacanze a tutti, un abbraccio, alla prossima. Ciao. Spiace per i tifosi, un messaggio lo volevo leggere, Edo, perché ci scrivevano, se non sbaglio, al di là di Pobega 8, Frattesi 40. Vabbè, questo dimostra l'incapacità dei dirigenti EMA a vendere i giocatori. Ma la seconda è una sola domanda, anzi una curiosità, ce la fa Simone. Simone, ti invito ad abbonarti a Radio Rossonera, perché ti ho letto. Ma secondo voi lo sanno in società che li detestiamo? Sì. Ragazzi, non pensate che lo sanno. se ne stanno chiusi nella loro torre d'avorio, ma dalla torre d'avorio hanno il canocchiale. No, lo sanno benissimo. Però Matteo, adesso vado subito all'ascoltatore, dice Leo, ma figurati, ma sapete quanto chiedono in commissioni per Vlahovic? Effettivamente, se Vlahovic si dovesse liberare a zero, è la fine, noi non lo prendiamo più, perché ti ricordi quello che dicevi settimana scorsa? Però anche 2 milioni di commissione, sì, è vero. Se Vlahovic si libera dalla Juve è finita. Ciao. Io basta, cioè non è le commissioni no, è l'ingaggio no, e lo andiamo al telefono. Ciao, come ti chiami? Antonio, ascolta, abbiamo un problema, Antonio, perché qui l'unico attaccante che pare essere rimasto è Vlahovic, ma io lo so che tu dalla manica ci tiri fuori un asso. Dalla che? No, uno alla Boniface. Tu chi consiglieresti in attacco per il Milan? Attacco. Comunque le idee più chiare questo di Furlan. Il processo decisionale del Milan è riassunto. Vai Antonio. Sì, un attaccante. Che ne so, uno buono, ci può essere, che ne so. Vabbè, però già così abbiamo detto. Questo è più o meno il processo decisionale Casa Milan. Grazie Antonio per averci dato questo spaccato dall'interno di Casa Milan. Se ci vuoi anche dire cosa hai mangiato oggi, proprio chiudiamoci. Sempre preciso. Oggi ho mangiato i trofi col pomodoro. Riso col pomodoro? I trofi. Le trofie. E poi secondo arista di maiale con zucchine. L'arista, non arista di maiale. Va bene Antonio, grazie mille anche per appunto questo retroscena che ci hai regalato. Anche noi Antonio, ciao. Questo raga è un documento esclusivo, perché dite il Milan non programma, come fanno il calciomercato a casa Milan? Se lo possiamo clippare, Morgan, io lo rimanderei tutte le volte che diciamo oggi brainstorm in casa Milan, attaccante. Vabbè Leo. Ma ragazzi, che dire, poi perché poi no, sembra sempre che siamo pessimisti, non pessimisti, eccetera. Però qua passano i giorni, noi ci vediamo per preparare la trasmissione, cioè, nel senso, non è vero, per fare 2 chiacchiere al bar io Edo,
e diciamo oggi cosa ha fatto il Milan di fatto? Sondaggi per Nathaniel Brown, sondaggi per Estupinian. Ieri sera l'Inter forte su Lookman. Cioè, l'Inter alla fine di un ciclo, ragazzi, cioè è anche un momento propizio per aprirne uno. E il Milan invece è in totale ridimensionamento, Edo, ma totale ridimensionamento. Poi Nathaniel Brown forse è il terzino sinistro col palmarès, insomma con il background migliore per il Milan. Ma stiamo parlando comunque di un downgrade e stiamo parlando, Edo, che non riusciamo neanche a prendere il fratello di Doué perché costa troppo e costa più di 20 milioni e il Milan ha scelto di avere un budget per i terzini molto basso. Questo è un problema perché Milan l'anno prossimo ad oggi ha un terzino, Alex Jimenez, e basta. Milan deve intervenire rapidamente, ci saranno le amichevoli, parte per la tournée fra pochi giorni, eccetera eccetera. Milan ha tanti esuberi da dar via. Edo, Morata non si è ancora liberato, perché poi si parla di Morata Como, ma Morata è ancora fermo, bloccata. E abbiamo degli esuberi sulle fasce, Terracciano, Emerson Royal. A centrocampo stiamo provando a vendere Pobega, regalando praticamente al Bologna. Pobega dopo una stagione del genere 12, 13, 15 milioni, non 8. Sì, ma poi Adli io me lo terrei. Adli, Edo, Ciukwueze cosa vogliamo fare? Teniamo, non teniamo? Abbiamo Saelemaekers da valutare. Okafor cosa facciamo? Gioca, non gioca? Ancora tutti lì, ancora tutti lì. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Anello da Torino. Ciao Anello. Ciao. Allora, abbiamo capito che questa società vuole fare solo acquisti tra i 15-20 milioni su calciatori che o promesse da rivendere o calciatori da rilanciare. Questo mai si è capito. Mi pongo un quesito, sarò veloce. Vista la carenza sulle fasce e il budget limitato, ma Allegri non potrebbe optare per un 3-5-2 visto la rosa che abbiamo? Ma Nello, guarda, sì, però hai anche venduto Teo Hernandez che a 5 è perfetto. Cioè ci sono delle contraddizioni, siccome in questo il Milan sta impostando la stagione sul 4-3-3 tendenzialmente, non ha, anche perché Milan ha 4 centrali, ne dovrebbe fare 2 in più e invece Milan vuole rimanere così al centro. Se giochi a 3 devi avere 6 centrali, non 4 come abbiamo adesso, e più o meno di esterni devi avere altrettanti sì, 4. L'andamento del mercato dice questo. Comunque il Milan giocherà con 4 difensori. Poi rischi di perdere un po' Leao nel 3-5-2 che è l'unico che c'è rimasto che può fare la differenza. Sì, ma da quel che ho capito Leao avrà libera scelta di stare dove vuole lì davanti senza compiti difensivi. Certo. Quindi un 3-5-2 ci può stare. Era solo una cosa per il budget limitato, abbiamo capito che questi soldi non ne spenderanno. Ma scusa, allora se non riusciamo a trovare, tu dici giochiamo con 3 difensori, allora io la porto a un altro livello ancora, iscriviamoci al campionato di futsal, così abbiamo bisogno solo di 5 giocatori, 5 titolari e non dobbiamo comprare tutti quelli che ci mancano. Certo, però se sulle fasce ti vedi arrivare il Pitbull della Serie B spagnola, capisci, a sto punto mi tengo i miei 3 titolari difensivi. Sì, no, hai ragione. Perché giocando a 3 Pavlovic viene valorizzato un po' di più. Sì, certo. Preferisco avere il quinto di centrocampo che è Saelemaekers, e a sinistra, semmai quel budget, prendo il laterale sinistro più forte invece che prenderne 3 scassi. Ma aspetta che deve ancora uscire il nome del terzino della Serie C spagnola, perché adesso siamo arrivati alla B con Pitbull, ma vedrai quando scenderemo in C. Ciao Nello, grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao Nello, ti vogliamo bene. E quindi 3-5-2 no, ma non va bene in questo momento, per chiudere sulla questione modulo, un po' perché il Milan non ha tanto i giocatori del 3-5-2, soprattutto davanti. Non hai giocatori. Punto, certo. Però se giochi 3-5-2 tu perdi le 2 armi più forti che hai, che sono Leao e Pulisic. Cioè, parliamoci chiaro. Sì, infatti. Tra l'altro i giorni scorsi si è a un certo punto diffusa la notizia interesse arabo per Pulisic. Che cavolo. Per quello io prima ho provato a tirare fuori il tema dell'Arabia Saudita, Edo. Bisogna dare un freno, o se non dare un freno mettercela via che dei giocatori ormai di 22, 23, 25 anni vadano lì. Cioè, pensate a questa cosa, che nessuno ci riflette perché non è un nostro giocatore. Ma ragazzi, l'Italia si sta giocando il terzo, cioè sta rischiando di non andare al terzo mondiale di fila. La punta titolare dell'Italia è Matteo Retegui. Già questo vi dà la dimensione del fallimento del progetto di Gravina sotto tutti i punti di vista, perché il settore giovanile dell'Italia non tira fuori nulla da anni, strutture vecchie, progetti inesistenti, eccetera. Il titolare della nazionale italiana che ci dovrebbe portare al mondiale va in Arabia Saudita. Cioè,
rischiamo forte il terzo mondiale. Nell'anno che porta al mondiale, o Retegui sa già che dice tanto qua il mondiale non lo faccio, quindi me ne vado, ma nell'anno del mondiale in cui i giocatori, dove Modric anziché andare a svernare, negli Stati esatto. Uniti o in Europa resta un anno in Europa per fare i mondiali, noi invece quella è l'ambizione. Quello oggi è il livello del calcio italiano. Ciao, come ti chiami? Sì, ciao, sono Matteo da Mantova. Ciao Matteo. Sì, forse però c'è anche da chiedersi perché vanno in radio, cioè secondo me poi tutto se uno prende fracassata di soldi, cioè. Ma anche l'Atalanta ha fatto bene, forse c'è da chiederci perché in Italia non c'è un proprietario che investa per il gusto di investire, perché in tutti i campionati, cioè il bilancio del Real Madrid qualcuno lo fa, del PSG, del City, cioè del Liverpool, sono tutte squadre che comunque hanno investito pesante, poi avranno ricevuto indietro dei soldi dalle vittorie e tutto quanto, ma in Italia non c'è nessuno che fa questa cosa, questo è il Napoli. Il Napoli sta provando a farlo adesso, sì, e anzi lo sta facendo anche discretamente bene. E ci dicevano però, scusate, che figure come Berlusconi, Moratti non ci saranno più. De Laurentiis cos'è? De Laurentiis non è uno sceicco di calcio. L'Inter da quest'anno parte in down esattamente come il Milan, perché gli americani non sanno farla questa cosa. Però hanno tenuto Marotta, a differenza nostra che abbiamo mandato via Maldini. Perché sono un pochettino più furbi di noi con Furlani. Ma sempre noi ci devono capitare, Matteo. Beh, ma non è furbi, è capacità, non è furbizia, è capacità, secondo me è visione. Certamente, ma volevo chiedervi una cosa, ma qualcuno sa del rinnovo di Moncada? Vorrei sapere di quello di Maignan prima di Moncada, però no, Matteo. Free agent. Ha rinnovato? Era in scadenza quest'estate? Probabilmente allora ha rinnovato, nessuno ha scritto nulla. Però guarda che si introduce nel discorso di se il Milan non avesse perso la finale di Coppa Italia, noi oggi, 18 luglio, ci saremmo ritrovati come direttore sportivo Geoffrey Moncada. E io lì altro che benzina. Che io lì veramente mi accendo davanti a casa Milan. Ma il problema è che ci accendiamo in 10, perché tutti gli altri si incazzano i primi 2 giorni, dopodiché va bene così. Cioè, alla fine quest'estate, ragazzi, non scempio, io vi guardo perché siete simpatici e tutto quanto, ma non riesco a guardare il Milan perché è proprio sul vomito. Voglio vedere, io sono curioso di vedere i dati sul merchandising e i dati sugli abbonamenti. Ascoltare Edo queste parole a C Milan, I dati sugli abbonamenti saranno gli stessi, perché uno dei principali problemi del Milan è l'associazione italiana Milan Club, perché guarda che 30-40 mila abbonamenti glieli comprano anche quest'anno, se li prendono fanno bene a spennarli, io devi fare pagare il triplo, perché se sei Pirla è giusto che vieni preso, che te la mettono in quel posto. Vabbè, chi va allo stadio non è Pirla, però Matteo, il suo discorso non è Pirla, però scusami Edo, ma con tutto il rispetto, ma dopo 3 anni così è il terzo anno che fanno la stessa identica cosa. Ma allora sono due cose. È un discorso per me complicato. Io ad esempio parlo piuttosto, cioè un impatto diretto ce l'hai. Non compro le maglie. Esatto. Sullo stadio, magari è il luogo dove tu vai con tuo figlio. Cioè, io non me la sento di biasimare chi va allo stadio, anzi. Però con tutto il rispetto per la tua idea, se il Milan è un amore, in amore, quando c'è qualcosa che non va, lo si fa vedere. Ma infatti tanti, Matteo, non lo fanno l'abbonamento. Quell'immagine Tanti però, non lo ragazzi, fanno. del vecchietto che gira le spalle alla moglie, ma la tiene sotto l'ombrello, è quella roba lì, quella roba lì. Però ce ne sono anche tanti, Matteo, infatti il tuo discorso è giusto, esatto. Chi non va è giusto, esatto. Ma anche chi va non è un Pirla, questo sto dicendo, solo questo. E anche a Riccardo e quelli che io buonista, chi va allo stadio non è un Pirla, ragazzi. Cioè, non possiamo perché ce l'abbiamo con Furlani, allora ce la prendiamo la guerra dei poveri. Io qui non la faccio. Perché loro ce la stanno chiedendo. Esatto. Facciamo il loro gioco. Io la guerra dei poveri qua non la faccio. Grazie Matteo. Ciao, buona giornata. Ciao Matteo, grazie. Ciao. Capito? Per me è assurda questa roba, infatti, che litighiamo tra di noi. Esatto, ma lo facciamo da 2 anni perché? Perché fanno un bombardamento continuo, mezzo stampa, mezzo TV, mezzo dove sono i loro canali, di continuare a dire tutte queste cose qua, Edo. Vedi che ha funzionato con Teo Hernandez, Maignan, eccetera, che siamo arrivati a dire delle cose secondo me aberranti su questi giocatori.
chi va allo stadio e chi non va allo stadio, ognuno protesta nel suo modo. Noi possiamo protestare così, Edo, qui a Radio Rossonera, ma uno in questo può modo dire, insieme io a voi. lo Però farei, non lo farei, ma esatto. Pirla no. Ma perché? Pirla no. Perché noi dobbiamo invece, come è successo nel momento della contestazione quando è stata fatta a fine stagione, essere un blocco unito di tifosi che amano il Milan e che hanno l'ambizione di volerlo riportare dove il Milan merita, cosa che loro non stanno facendo. Come se uno non amasse la moglie per colpa della suocera. C'ha ragione, cioè ci sta come... Ma infatti noi lo diciamo sempre, come immagine, no? Non dividiamoci tra di noi, ma siamo uniti contro di loro. Brezzo dice si può anche andare allo stadio a fischiare, cioè, per esempio. Non sapete, a me le patenti milanesi non sono mai piaciute. Esatto. Tifosi, allora Edo, vero, a volte arriviamo a un punto in cui mi tocca dire sì, però così no, cioè chi difende a spada tratta acriticamente, senza un minimo di testa, un minimo di pochi tifosi. Io non più. Vabbè, dai, non fatemi dire cose che sapete che non posso dire. Più addetti ai lavori. Ma quello allora è un altro discorso. Che però o avete degli interessi. I tifosi che dicono mamma mia, Furlani bravissimo. Io non ne ho visti. No, nemmeno io non ne ho visti. Poi ci saranno perché per la legge dei grandi numeri, per carità di Dio. Però ragazzi, ripeto, io non ne ho visti. Poi possono prendere chiunque. Vabbè, ma chi è che dice, Marco, va bene, però c'è chi dice che senza Furlani saremmo falliti, cioè vive nel suo mondo lo zucchero filato, non ha la più pallida idea di cosa sia il Milan e di cosa sia successo al Milan negli ultimi 3 anni, e lì non serve neanche discutere. Cioè, se uno arriva a dire delle robe del genere, ragazzi, che vi devo dire? Come dire no vabbè, ma il Milan adesso facciamo tutto bene, eccetera eccetera, che siamo ottavi. Cioè, come fai a metterti sullo stesso piano di chi dice che va bene, siamo ottavi? Poi c'è chi dice che va un filo peggio, chi dice che va un filo meglio, ci sono delle opinioni eccetera, si discute, è bello per questo. Dare a dire che stanno facendo bene dopo un 8º posto, aver perso 2 giocatori come Reinders e Teo, Edo, cioè, lì non è che do la patente, annunci, però arriveranno gli annunci. Sì, appunto, due annunci. Avete visto? Eccoli, infatti. Dai, 2 che non giocano, peraltro. Capito. Quindi adesso io dico quello, ma noi l'abbiamo sempre chiamato l'unità dei tifosi del Milan, perché è per quello che vi chiediamo di abbonarvi a Radio Rossonera, perché ci sentiamo e stiamo facendo, Edo, da più anni ormai, l'avete visto, perché è più di 2 anni che siamo coerenti con le nostre idee, eccetera, di essere baluardi perché tra l'altro, a proposito di merchandising, baluardi eccetera, l'ho già detto, ma lo ripeto, non so se compaiono solo a me, ma ci sono un sacco di art designer bravissimi, per carità di Dio, ma tutti che si mettono e taggano il Milan, sperimentano ridisegnando il logo, ma fatelo con le altre squadre. Però perché lo fanno col Milan, Leo? Perché sanno che Sì, il Milan ti dà quella sensazione lì che vogliono riscrivere la storia, e quindi c'è una pagine e pagine bianche da scrivere. Un appello a tutti gli art designer: rifate la maglia dell'Inter, cioè guardate un po' anche le altre squadre, ci sono anche le altre squadre. In finale di Champions l'Inter con una maglia orribile, impresentabile. Allora devo dire, l'Inter in una cosa eccelle su tutte, perché ogni anno la maglia più brutta è sempre quella. È vero che già i colori sono brutti di per sé, e quindi l'accostamento brutto, non si mette mai il blu e il nero. Anche quella di quest'anno mamma mia. Ciao, come ti chiami? Mauro. Ciao Mauro, grazie Stella, ciao. L'unico abbonamento da fare è quello a Radio Rossonera. Applausi, regia. Su questi applausi. Per il resto bisogna essere rispettosi di quello che pensa ognuno di noi. Poi io non giudico e non commento queste cose qua, ognuno fa quello che crede di dover fare. L'unica cosa certa è abbonarsi a Radio Rossonera. Bravo. Questa è la prima cosa. La seconda, stavo pensando, una considerazione un po' filosofica così, a tutti coloro che esultavano alla dipartita, alla cacciata di Teo Hernandez, che adesso si vedono il downgrade spaventoso che ci sta capitando, e l'impoverimento della squadra, e si facciano le stesse domande quando magari Leao sbaglierà qualche partita e magari torna Leao via, Magnan via perché non fa una parata. Dovrebbero far tesoro di quello che succede se i nostri migliori giocatori vanno via. Questa è la prima considerazione che volevo fare. La seconda, non cadiamo nel tranello della società, che vogliono l'abbassamento dell'asticella. Non possiamo noi cambiare il modulo perché questi non si prendono i terzini. È una follia, ma stiamo scherzando.
No, ma infatti non si cambierà il modulo. No, ma ho sentito una telefonata. Sì, vabbè. Vabbè, ma certo. In realtà il nostro terzino destro ce l'abbiamo in casa ed è Vega. Allora, come dici tu, giochiamo a 5 e non c'è nessun problema. Su Modric, poi finisco, su Modric penso che potrebbe giocare bendato. Mi è piaciuto quello che hai detto tu, Elio. Il problema è che si venderà quando vedrà vicino a lui Musà e Bondo. E Bondo, sì, una triangolazione. Finisco e Edo, sai quanto ti stimo, però quando noi diciamo non è da Milan, dobbiamo renderci conto che il Milan che noi ipotizziamo non è più quello. Per cui oggi se non viene Vlahovic rischi che venga Embolo, che venga Okamakabadò, quello del Genk, quindi Vlahovic, nel nostro contesto non possiamo avere Gyökeres ha telefonato a Leo, gli ha detto che veniva, ma poi ci ha tirato il picchetto, non è venuto. Mi hanno detto che costava troppo, ci ho provato a portarvelo, ragazzi, sempre forza, ciao, vi voglio non bene di più. Anche noi, ciao. Ma noi stiamo parlando di noi, Nico, abbiamo semplicemente detto che l'Inter dichiara a tutti qual è la propria ambizione, ragazzi, a Demola Lukman, di cosa stiamo parlando? Tripletta in finale, in una finale europea. Pubil non mi risulta abbia fatto una tripletta in una finale europea, ma potrei sbagliarmi, Leo. Prendetelo con le pinze. Potrebbe non aver mai giocato neanche nella Serie A spagnola. Perché lo sai che io su queste cose qua poi non voglio esprimermi, eccetera. Wesley ci scrive: ma secondo voi c'è dietro qualcosa al fatto che non escono i dati sugli abbonamenti? Rispondi tu, perché io sapete che non apprezzo è Wesley ma è l'intelligenza artificiale, perché Wesley esatto, che sennò lo arresto. No, certo, di senso compiuto. Però dico, dato che noi stimiamo tanto, apprezziamo le iniziative di comunicazione, no? Che fa il Milan, la trasparenza che ha verso i tifosi, non li blocca mai, parla coi media, parla coi tifosi, li ascolta, no? Ti chiede semplicemente, Edo, come mai non escono dei numeri? Allora, non è ancora stata aperta la fase di vendita al grande pubblico e non verranno prima di quella data, dubito che verranno. Non lo so, Leo, sicuramente lo possiamo dire, Milan non è un esempio di trasparenza, si comunica quello che Milan conviene, però lo è sempre stato. Tifosi al primo posto, lo stile del Milan, i valori del Milan, tutte queste cose. Io ho detto, l'Atalanta l'ha dichiarato, l'ho visto il dato, quindi non è una roba che non si può fare. Vediamo e giudicheremo alla fine il risultato. Ciao, come ti chiami? Pronto, ciao a tutti voi, mi chiamo Giancarlo e chiamo da Milano. Ciao Giancarlo. Ciao, ascolta, io adesso era una domanda che avrei voluto porvi, il discorso degli abbonamenti, ma l'avete già detto, no? E niente, io volevo fare alcune domande, alcune considerazioni. Mi domandavo, al di là che dopo Charlie Brown, che ci siamo fatti fregare per 8 milioni, Pitbull, eccetera, eccetera, allora, Allora, lo sapevano da tempo che Teo andava via. Esatto. Con i soldi che abbiamo preso, lo so che sto dicendo cose che hanno detto magari già centinaia di persone. Però, ripetiamole, Giancarlo, che non fanno mai male. Io volevo ricordare a tutti che queste persone, questa entità, no, della nostra non società, praticamente ci sta prendendo tutti per i fondelli, ma dall'inizio non è cambiato niente. Mi permetto di dire, perché poi siamo tutti tifosi rossoneri, ma poi qualcuno purtroppo cade in quello che vogliono loro, e dico già adesso che loro Tare lo useranno sicuramente, lo stanno usando come parafulmini, e quindi attenzione, il discorso assurdità. Allora, non è possibile che con i 25 milioni di Teo loro hanno fatto perlomeno circolare la voce che Tare doveva prendere 2 terzini, ma questa è una cosa veramente assurda, è una cosa, ma neanche in una società, neanche in Serie B. Neanche in Serie B, esatto. Attenzione, mi hai messo la palla, nel senso, senza parlare che sono riusciti, spendendo circa 14 milioni di euro, a mandarci in Serie D.
che è una vergogna, e quella persona che ha voluto Ibra è ancora lì. Ma poi io mi chiedevo, e chiedo anche a voi, allora, Musa, sono delle domande, no? Delle incognite. Allora, Musa era già stato, perlomeno avevano detto, venduto a Napoli, perlomeno a Napoli ci dava 25 milioni. Sì. Allora io mi domando e dico, no? Perché la cosa è assurda che sta accadendo. Il Milan, quando deve vendere, vuole 2 milioni in più, faccio un esempio, no? E allora per 27 milioni salta la vendita. Quando vuole acquistare, invece vuole dare 2 milioni in meno, e vediamo adesso la storia di Yashari. Quindi è una cosa, sono tante di quelle assurdità, cioè veramente sono attonito, cioè veramente è uno schifo, scusatemi il termine. No, Giancarlo, è chiaro il discorso, anzi adesso ti rispondiamo. Ecco, l'importante è che altre persone, altri tifosi ascoltino quello che sto dicendo. Cioè, per esempio, Adli, che si è sempre comportato bene, ha giocato una discreta stagione nella Fiorentina. Beh, insomma, inizio di stagione. Vabbè, comunque, allora, ci vengono a dire, Adli ha rifiutato di andare in Arabia, Adli ha rifiutato di andare allo Spartak Mosca, e non abbiamo preso 30 milioni, quello che è. E allora è una punizione, no? Lo mandiamo nel Milan futuro in Serie D. Ma io mi domando, ma allora anche Ciao si è rifiutato di andare al Como, anche Pavlovic si era rifiutato di andare via. Ma non dargli suggerimenti. Strane idee. Giancarlo, grazie. No, scherzo, ti rispondiamo, Giancarlo. Ciao, grazie mille. Giancarlo. Ecco, ascolta, volevo salutarvi, e forza Milan. Sempre. E sempre forza Milan, e grazie dei vostri video. Grazie a te, ciao Giancarlo. Ciao. Grazie a te, e andando un po', insomma, con ordine, andando appunto a mettere un po' in fila quello che ha detto Giancarlo, io sono abbastanza d'accordo, Edo. Sul fatto della cessione di Musa non è che sia arenata, perché mi ha chiesto 27, 25 eccetera. Il Milan fa molta fatica a vendere perché la stagione è stata negativa, perché Musa ovviamente in questo momento ti danno 10 milioni, tu ne chiedi 25, perché Adli l'hai messo fuori rosa, e quindi ovviamente le squadre cosa fanno? Aspettano il 30 di agosto e ti dicono guarda, 2 milioni me lo porto via. Quando tu metti fuori rosa un giocatore, il prezzo del cartellino viene, ma neanche dimezzato, di più, è un quarto del valore. Quindi se tu dai quel segnale, stesso discorso di Bennacer, che non dico che è un giocatore che avresti potuto guadagnare 20 milioni, ma neanche 3. Certo. Quindi tu nelle uscite ancora io non ho visto una cessione, Edo, degna di tale nome. Di un giocatore che magari fa bene un anno e lo vendi subito per monetizzare. Vedi Onana, vedi quello che avremmo dovuto fare. Raga, ma vendere a qualcuno, anche l'omino delle pulizie, a 100 milioni al Chelsea o al Manchester United, è capace anche mia nonna. Anche mia nonna. Cioè, mia nonna, se si mette lì, Emerson Royal lo vende a 100 al Chelsea, perché il Chelsea è come noi sui 20, loro 100, cioè hanno preso delle pippe clamorose. Beh, ancora a 50 quei prezzi giocatori. lì, noi Reinders 50. Leo, vi do un bello spunto per la puntata di domani, che arriva dal messaggio di Fabio, e dice: comunque posso dirvi che questa situazione è peggio della Banter, almeno lì lo sapevi che sarebbe saltato tutto, ora invece sembra senza uscita la situazione. È vero. Questo è un bell'argomento, perché effettivamente qualcuno inizia a dire questo è peggio della Banter. No, è peggio perché... nonostante comunque, per dire, hai vinto un trofeo quest'anno, ma le nubi che si addensano sul futuro sono molto molto più nere, e ti fa più rabbia, Edo, perché non sei in quella situazione finanziaria disastrosa dove dovevi comprare Biglia. È vero. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Roberto, come procede? Ciao Roberto, tutto bene, vai. Ascolta, io avrei un'idea per il mercato. Anzi, due idee per due centravanti diversi. Hai già due idee in più di Furlani, se hai due idee. Sì, Furlani... No. Dai, dici le tue idee. Deve migliorare Furlani, come quasi tu. Vai. No, comunque volevo dire, una è un'idea costosa. Quindi via, scartiamo. Economica. La idea costosa è Osimhen, che è in vendita dal Napoli, dal Galatasaray e dal Napoli. Grazie Roberto. Pare voglia mettere De Laurentiis una clausola per non vendere i prossimi 3 anni in Italia, quindi la vedo difficile. Osimhen. Lo so, è difficile, ma trattando con De Laurentiis, con un po' di intelligenza, magari lo convinci. Quindi 2 cose che Milan non farà.
Vai. Tra l'altro, se il Napoli chiede 75, al Milan mancano solo 75 milioni per pareggiare la richiesta del Napoli. È costosissimo, quasi impossibile, però vabbè, le teorie sono potenti a volte. L'altra idea, Roberto? Un'altra idea è Spendi del Cesena, che va sempre per la maggiore. Cioè, siamo passati da Osimhen a... ci sta. È un 2003 forte. È vero, è un buon giocatore, Roberto, è vero. Non stai dicendo completamente una cosa, non penso da Milan ad oggi. Però ha fatto una gran bella stagione, 2 belle stagioni. Vabbè, ma grazie di averci chiamato. Sì. Chiama anche Casa Milan e suggerisce anche loro, esatto, perché lì hanno più bisogno di idee. Noi la registriamo, la tua idea. Basta che sia giuste. Chiama Casa Milan, Roberto, grazie. Ciao Roberto, ciao. Mi sembra più spendi meno spendi. Un personaggio che faceva tanti anni fa Zeli, che adesso non mi viene. Io non ce la faccio. Io sono disperato, Fabio, sono alla frutta, la stagione è appena iniziata e vorrei che fosse già finita, per dirvi. Cioè, guardate la mia faccia il 22 maggio del 2022 e quella mia di adesso. Ci sembra Pippo Inzaghi un anno. Stai remando, stai tirando i remi in palla. Perché l'amministratore delegato alla fine della scorsa stagione dice: sì, questo è il finale. Da 10 minuti ti dicono. Adesso esagerato. Comunque, detto, è stata una stagione che è andata molto male, vogliamo migliorare, vogliamo cambiare, eccetera. Ripeto, siamo al 17 di luglio, tra poco inizia la nuova stagione e siamo ancora. Anzi, siamo più scarsi di quelli della Dovremmo fare un'intera puntata così, anche allenamenti. Beh, però facciamo anche cardio, facciamo un po' di possiamo così si stratti il trapezio. Polpacci. Allora, possiamo chiudere. Basta stare in piedi. Possiamo chiudere così la. Vabbè, raga, 14:01 alla faccia di Daniele che dice che tiriamo i remi in barca, invece oggi abbiamo sforato addirittura. Grazie a Morgan in regia, grazie a Leonardo Menini, grazie a Michele Tossani, il ritorno di Michele Tossani. Vi ricordo alle 16 il talk, il sito radiorossonera.it, i social, ragazzi, perché appena il Milan prende un nuovo terzino noi ve lo comunichiamo lì, quindi potete anche chiudere un nuovo terzino, però potete anche disiscrivervi da Instagram. Se invece ci credete, seguite anche su Instagram Radio Rossonera. Ci vediamo domani alle 13. Ciao. Dal 1 di luglio cambiano i costi dell'abbonamento al nostro canale YouTube. Sei già abbonato? Ecco come fare l'upgrade. Vai sul nostro canale YouTube e clicca su abbonamento. Nel menu che si apre, seleziona Esegui upgrade. Clicca successivamente su Squadra livello 1 e sulla destra troverai il tasto Cambia livello. Un piccolo gesto che ci permetterà di continuare a raccontare il Milan in modo indipendente e senza condizionamenti. Il Milan a 360 gradi. Ogni pomeriggio vi aspettiamo al talk di Radio Rossonera. Approfondimenti, dichiarazioni, ospiti, per essere sempre informati su tutto il mondo rossonero. In compagnia di Simone Cristao, Beatrice Sarti ed Enrico Boiani. Appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17, solo su Radio Rossonera. Sì, è finito anche questo puntato di Lunch Press, ci vediamo domani ancora come tutti i giorni ore 13. Per fare tanti gol insieme.